Garage Drops. Buongiorno, benvenuti su Garage Drop. Ci sono automobili che sono state costruite per trasportare persone e poi ci sono invece automobili che hanno finito per trasportare intere generazioni. Questa è la 500F ed è una di queste. È un'auto che è stata presentata nel pieno del boom economico negli anni 60 e ha messo in strada intere generazioni di italiani. Prima della Fiat 500 possedere un'automobile per molte famiglie era un privilegio. Con l'avvento della 500 è diventata praticamente una normalità. È una vettura che ha trasportato famiglie, intere generazioni per andare al lavoro, per andare al mare, per andare a trovare i parenti lontani, tutte cose che prima erano molto più complesse e complicate. Quindi è una vettura piccola nelle dimensioni ma immensa nel suo valore storico. È una vettura che merita di essere riportata alla vita nelle sue condizioni ideali, originali, per rivivere quei momenti. Ogni progetto nasce da una storia. In questo caso non è nato in un'officina, ma durante una trasferta stavamo passeggiando in via Veneto a Roma e in mezzo al traffico caotico, confusionario, abbiamo notato una Fiat 500F degli anni 60-70, targata a Roma. E da lì è partita la ricerca di un mezzo che potesse replicare il fascino di quegli anni. Fondamentale la targa, che deve essere chiaramente Roma, come questa lo è, e fondamentale anche tutta una base di documentazione sia storica che di circolazione, coerente con la macchina e tutta in regola. Da lì è partito poi il progetto di restauro di questo mezzo. Il senso del progetto era quello di riportare le caratteristiche della dolce vita degli anni 60 tramite un mezzo che le potesse rappresentare fedelmente. La ricerca è stata lunga, non abbiamo subito trovato quello che volevamo, abbiamo trovato delle cose che non erano coerenti, dei mezzi che non erano a posto, dei mezzi che non avevano i documenti corretti, in condizioni pietose, camuffate, cose strane, finché alla fine non ci siamo imbattuti in questa bellissima 500F del 1970 che aveva tutte le carte in regola, e quindi da lì è partito il progetto. Un progetto di restauro di una vettura come questa meritava di partire veramente dalla base. Abbiamo ricostruito tutti i fondi, verificato tutto, sostituito i fondi che non erano in condizioni ottimali per la sua struttura, compreso quello dello schienale del sedile posteriore, che è il più complesso, il più costoso. Quindi una volta verificata la solidità dei fondi e ripristinati gli stessi, sono stati rifatti tutti gli interni tramite una tappezzeria specializzata, tessuti originali, manodopera fatta con perizia, e tutti i dettagli interni che era possibile mantenere sono stati mantenuti. Sto parlando quindi del volante, del contachilometri, di tutti gli interruttori, del pulsantiere, la leva del cambio, sono stati tutti riportati alle condizioni originali con un restauro conservativo. Alla fine poi si è passati anche alla carrozzeria, che è stata tutta completamente rifatta con il fondo originale, la vernice originale, questo bellissimo blu pastello. Una volta ultimata la parte relativa all'estetica, carrozzeria interni, si è passati alla meccanica. Anche questo è un dato fondamentale. È stata smontata tutta la meccanica, sia il motore, il cambio, tutto l'impianto freni, è stato aperto, revisionato completamente e riportato alle condizioni originali da concessionario, quindi sia il motore che il cambio che l'impianto freni sono tutti perfettamente revisionati, fatti, aperti, sostituito pistoni, rettificato cilindri, le bielle, albero motore, tutto perfettamente in ordine. Questo progetto quindi è partito dalle strade di Roma, è proseguito poi con un minuzioso restauro, è stato fatto un lavoro molto complesso, impegnativo e molto dettagliato,
fino a portarla a essere operativa, perfettamente funzionante e a passeggiare per le strade della Franciacorta, dove quando passa cattura l'attenzione e diciamo, non è sicuramente un oggetto che passa inosservato, è un'icona, è sicuramente un mezzo che ha lasciato il segno nella storia dell'Italia e degli italiani. Garage Drop, il meglio deve ancora venire, non perdete il momento.